Saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento, il grande robot dell'animazione giapponese, il Mazinga Z, uscita numero 19, edizione Hachette, un modello alto 75 cm, completato con col suo centro di ricerche fotoatomiche, dove sul punto più alto avremo una misura di 90 cm. Un'idea di Go Nagai, lo ha inventato lui, il Mazinga Z, e non solo questo, lo sappiamo tutti. I progettisti e gli ingegneri hanno creato un'opera d'arte. Lo stesso Go Nagai si è dichiarato più che soddisfatto di come hanno riprodotto il suo cartone animato, bellissimo. Per chi volesse dare lettura agli interni, ai contenuti del fascicolo, oltre che guardare le immagini, ho dedicato il video unboxing proprio per questa ragione, quindi potete andarlo tranquillamente a vedere. Infine volevo ringraziare tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie di cuore, e a dire alle persone che non si sono iscritte, sempre che ne abbiano piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist del canale, dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di robot. Se poi ci fosse qualcuno tra di voi che avesse il piacere di farsi montare il modello da me, mi contatti privatamente. Grazie. Allora, il montaggio non è affatto difficile. Qui manca una serie di viti, aspettate che l'avrò dimenticata. Sì, eccola qui. Abbiamo 3 serie di viti. Questa non ci possiamo sbagliare perché è la più grande che abbiamo, la più lunga, quindi non ci sono problemi. Comunque, come vi ho spiegato nel video precedente, io vi consiglio comunque di numerarvele, perché quelle avanzate almeno saprete a quale codice corrispondono. Questa è la 1907, ne prendo una, sapete che una è data sempre in più, e questa la chiudo. Ecco fatto. E una cosa in più per avere tutto sotto controllo. Bene, facciamo ovviamente la stessa cosa con le altre due. Qui abbiamo 2 serie di viti, 5 viti corte e 5 viti un po' più lunghe. State tranquilli perché nelle istruzioni sono spiegati benissimo le differenze, dove vanno usate. Comunque vi dico subito che quelle più corte serviranno per fissare queste 2 parti di plastica alla struttura in metallo, le più corte. Quindi ne prendiamo 4, eccole qui, una è in più, ma non la vedo, e se non la vedo sono già fortunato che ne ho 4, perché vedete, a volte capita, me le hanno date giuste, ma va bene così, tanto devo evitare nella plastica, è praticamente impossibile sbagliare. Ecco, me ne hanno data una in più di quella lunga, guardate, me ne servono 4 e me ne hanno date 6, non importa, prendiamo le 4 anche di queste. A questo punto segnerò soltanto quella più lunga, che è la 1908.
Ecco qua. All'interno troviamo questi due pezzi in zinco presso fuso, bellissimi. Come ho fatto notare nell'unboxing, il mio ha dei difetti, ho richiesto già la sostituzione. Hachette non mi ha mai creato problemi, come neanche le altre aziende, perché non hanno un controllo qualità. Quindi loro preferiscono così. Io un po' meno, perché devo aspettare il cambio. Avrei preferito delle aziende che ti controllano i pezzi prima di mandarteli e che ti arrivino sempre perfetti, ma così non è. L'importante è risolvere, e mi hanno sempre risolto ogni problema. Quindi abbiamo questi due pezzi che sono il braccio sinistro, ecco qui, le due metà. Poi abbiamo questo che è in plastica, che è il tubo lanciamissili, che è in materiale policarbonato. Poi abbiamo questo che rappresenta la bocca di uscita dei 6 missili, anche questo in policarbonato verniciato di azzurro. Poi abbiamo 6 di queste, eccole qui, che sono le rampe dei missili ed sono in materiale stirene ad alta resistenza. Queste separano i 6 missili tra loro. Abbiamo questo che è il giunto sferico del tubo lanciamissili, anch'esso in policarbonato. Che altro è rimasto da dirvi? Niente, le viti ve l'ho già dette, perfetto. Procediamo adesso al montaggio. Quindi prendiamo il primo pezzo, guardate bene i disegni, perché il primo pezzo che vi fa prendere non è questo, ma è quello segnato qua sotto. Poi andiamo a prendere anche questo, ok? Lo andiamo a mettere così. Perfetto. Andiamo a prendere quello che abbiamo montato nell'uscita numero 18 e lo andiamo a mettere sopra così. Dobbiamo farlo calzare proprio, vedete, con questo collarino all'interno della sua sede dedicata. Ecco qua. E qui deve risultare a filo il metallo con questa parte rossa. Bene, adesso, allora, sto leggendo, sì, ci dice di assicurarci ovviamente che l'articolazione della spalla sinistra sia correttamente inserita nella metà del braccio, e lo è. Prendiamo la boccola, ecco qui, e la andiamo a mettere così, con la parte più stretta verso la parte metallo, così. Ecco qua. Andiamo a prendere l'altro pezzo e glielo calziamo sopra. E andiamo a prendere le 4 viti più piccole, quelle più corte. In questo caso ci servirà un cacciavite. Io uso solo questo perché ha più calamita, poi prenderò quello con la punta sottile. Non usate cacciaviti che non sono idonei alla vite che state avvitando, perché danneggiate la testa della vite. Allora, sto cercando, eccolo qua, il cacciavite piccolo, perfetto. Allora, sì, stavo guardando che quasi quasi, vediamo se è il caso di metterci un lubrificante per creare i filetti. Sapete che io
consiglio sempre di farlo. Vediamo adesso come siamo messi. Non avvitate tutto subito, puntatele soltanto. Alla fine controlliamo e stringiamo. Perfetto, io direi che possiamo stringere. Quando arrivate contro, non esagerate, basta così. Piuttosto, non in questo caso che andremo a chiudere, ma quando avete delle viti che avete avvitato la settimana prima, andate a ricontrollarle, ok? Allora, a questo punto prendiamo l'altra parte, la mettiamo sopra così e andiamo a metterci le viti più lunghe. Queste sono filettate, perfetto. Vedete, io punto solo senza stringere, poi controllo che tutto sia allineato correttamente. Se devo correggere, che mi è possibile farlo, lo faccio. Vedete, quando avvitate, se c'è il filetto creato, girate al contrario il cacciavite e sentite il clac. Sentite? Quando sentite il clac, avvitate, perché vuol dire che ha preso il filetto. Adesso controlliamo, vedete, guardate, non so se riesco a farvelo vedere, perché se non fate attenzione li potete anche montare scalati. Vedete, guardate il punto di giunta qui, così è storto, così è diritto, vedete? Però così è storto, sono piccolezze, però fanno, vedete, così anche storto e così anche storto, al centro, così. Tenete lì e avvitate. Controlliamo di nuovo. Ok, così. Qua centriamo, vedete cosa fa qui, guardate. Guardate il movimento qua. Dobbiamo centrarlo noi, quindi attenzione, non avvitate perché pensate che siccome ci sono i posti dedicati, boh, è dritto così. No, assolutamente. Controllate che sia perfettamente a filo e lo è, e poi stringete tutto. Ecco qua. È vero che tante volte esco dall'inquadratura, però mi raccomando, insomma, una volta che avete capito il metodo, è bello riuscire a vedere anche le immagini e tutto, e vi do ragione, però per me viene veramente difficile rimanere sempre perfettamente allineato. Guardate che spettacolo. Allora, io vi dico subito che poi andrò a smontarlo e andrò a consumarmi, perché sento che gira perfettamente bene, ma non voglio sforzarlo io perché mi batte un po' qua. Vediamo se riesco a farvelo vedere. E penso che anche a voi farà uguale. Ecco, questa parte qua, vedete, mi batte sulla vernice qui. E se io vado a roteare, me la gira, ma se io prendo una limetta, cioè questa, quindi vado a smontare e vado a limare la punta soltanto e la faccio a scivolo, inclinata, cioè, guardate, chissà se vi faccio, se ve la smonto e ve la faccio rivedere. Va bene, quelli che non sono interessati andranno avanti veloce, cosa vi devo dire? Ma io preferisco fare vedere le cose, non mi piace
che non si possano capire le cose perché non mi spiego bene. Sto svitando e nient'altro, sto smontando il pezzo, vi faccio vedere cosa farò. Ok, ecco, io andrò, adesso vi faccio vedere, vado appena, anzi ve lo faccio vedere subito, a consumarmi qua. Poco, non serve tanto. Cosa sto facendo? Così. Anche di qua devo farlo. E basta, ma non siete obbligati a fare nulla di tutto questo, mi raccomando. Lo sto facendo io perché a me piace fare le cose così, ma l'armatura è perfetta così di suo. Ecco, vedete? Adesso il rumore che sentite è soltanto questo all'interno qua della scanalatura, sentite? Ma non mi tocca più questa parte qui, vi faccio vedere. Questa parte qui, che era un po' sbavata, non mi tocca più, mi avrebbe poi, facendo girare il braccio, vedete già qua, mi avrebbe rovinato tutta la vernice intorno. Invece così non succede. Posso girare tranquillamente e non succede. Vedete? Se avessi continuato me l'avrebbe rovinata tutta. Anche qui ragazzi, l'ho fatto anche qui io, guardate. Qua, vedete che si vede un po' lo scivolo? Ecco qui. Qua e qua. Non si vede nulla contro, ma vi garantisco che questo eviterà di rovinarvi il pezzo. Adesso metto la pausa, monto e poi andiamo avanti, ma abbiamo praticamente finito. Ok, rimontato tutto, andiamo avanti. Adesso prendiamo questo, la rampa dei missili perforanti. Prendiamo questi 6 pezzi qui, che sono i divisori dei missili, e con questa parte interna andiamo a inserirlo così, uno per ogni scanalatura. Ah, ecco cosa serviva, vi ricordate quando ho fatto vedere nell'unboxing l'ingranaggio in fondo? Altri non è che la guida per questi. Quindi ecco, fate entrare il pezzo di plastica e centrate perfettamente la scanalatura dell'ingranaggio in fondo, mi raccomando.
ecco qua. Alla fine dovrete avere questo. Poi prendiamo la bocca di uscita dei missili, ecco qui, e fate attenzione perché qui abbiamo un segmento più largo, qui abbiamo un segmento più piccolo. Ovviamente abbiamo un segmento più largo qui, uno scasso più largo e uno scasso più piccolo qui. Quindi basterà semplicemente metterli nelle loro serie dedicate. Ecco qui che è entrato da solo. Che pezzo meraviglioso, ragazzi. Prendiamo questo, ecco qui, e mettiamo il giunto sferico come volete voi, non c'è alcuna differenza. Così è un quadrato, quindi. E poi andiamo a mettere la vite più lunga e fissiamo tutto. Non serve stringere forte, una volta che non si muove più fermatevi, basta, non andate oltre. Guardate che cosa non abbiamo qui. Mamma mia! Aspettate che vado a consumare un po' questo sfrido di lavorazione e rendo liscia, ecco qua. Questa poi deve entrare nella boccola in silicone, quindi mi raccomando. Perfetto. Inseriamo questo all'interno e abbiamo finito questo montaggio. Dobbiamo farla innestare nella boccola. Ecco qua. Vi devo pesare questo pezzo, ve lo devo pesare. Solo questo pezzo, guardate il peso che ha. Poi restate con me perché prendo tutto quello che ho montato fino all'uscita numero 19 e poi ci salutiamo. Siete pronti? Ecco qua. 2 etti e 11 grammi. Non è poco. Che per i nostri amici non italiani che hanno l'unità di peso differente dal chilo, questa è la misura per loro, il peso per loro. Ecco qua. Quindi questo si potrà poi staccare, ovviamente, perché non avrebbe ragione esserci la boccola diversamente. Però così entra, come è entrato dovrebbe anche uscire. Vediamo. Guardate ragazzi, cercate di fare questo lavoro qui affinché questo possa essere subito estratto nella regione in cui voi vogliate farlo, ovviamente, e che non crea alcuna resistenza, ok? Ecco qua. Meraviglioso, meraviglioso, non ho parole per descrivere veramente la magnificenza di questo prodotto, di questo oggetto splendido. Adesso prendiamo quello che ho montato e ci vediamo dopo. Ed ecco quello che abbiamo montato fino all'uscita numero 19. Meraviglioso, guardate. Allora, questa è parte questo è parte del braccio sinistro. Questo poi andrà messo così, inserito qua dentro. Ecco lì. Guardate che spettacolo. Poi questo ovviamente andrà messo qua dietro,
così, montato qui, è bellissimo. Credo che ognuno di voi che lo sta costruendo la pensi alla stessa maniera del sottoscritto. Ecco qua. Vabbè, non riesco a metterlo diritto. Abbiamo il Koji Kabuto in piedi, Koji Kabuto seduto con il suo sedile che verrà poi collocato all'interno del jet builder, le due ali con le eliche rotanti, con all'interno poi quando ci verrà consegnato andranno messi due motorini come quelli elettrici, ovviamente come quelli degli spazzolini da denti, quelli che vibrano, molto piccoli, i due coprispalle, eccoli qua tutti in metallo, le due antenne da usare con questa mascherina che si avvicina di più all'anime come colorazione degli occhi, che è più intenso, mentre invece quella che abbiamo qua montata insieme alle due antenne con la punta trasparente sono quelle che permettono alle luci dei LED di venire trasmesse all'interno della trasparenza, ecco. Diversamente si vedrebbero meno. Penso che si vedranno anche su questa, ma sicuramente meno che su quest'altra qui che è più chiara. Che altro dirvi? Se non che sono super soddisfatto. Questo è quello che ci è stato dato per testare le luci, come abbiamo fatto nei video in passato, del raggio congelante, degli occhi, e poi ci servirà sicuramente per testare anche il vortice, quello che si creerà poi all'interno, non è il vortice però, che si creerà nebulizzando l'acqua che verrà messa all'interno del serbatoio, rigorosamente distillata, mi raccomando ragazzi, non mettete l'acqua del rubinetto. Sento tante cose in giro, ma non mettete acqua del rubinetto, solo acqua demineralizzata, che è la stessa cosa della distillata, perché è priva di calcare. Vi ho anche spiegato il perché non dovete usarla. E boh, che altro dirvi? Se non grazie di avermi seguito, grazie del vostro tempo, un abbraccio a voi e a tutti i vostri cari più cari. Ci vediamo nei prossimi video e mi raccomando, per quelli che non si sono ancora iscritti, sempre ovviamente, se ne hanno il piacere, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ciao ragazzi, vi auguro un sereno futuro a voi tutti. Ciao!